Ciao Beddazzi, visto che molti di voi non sono a Palermo e non riusciranno a prendere la loro copia di Babbaluci News, allora ve lo leggo io il mio articolo "Quanto costava la libertà a Palermo". Ci tengo a dire che questo è un articolo buono per chi ha dai 35 anni in su, 40 anni in su, chi ne ha di meno forse certe cose manchi conosce, e soprattutto è tutto sottotitolato in italiano e in inglese, perché siccome ci sono le parti in siciliano, ne capiamo tutte. Quanto costava la libertà a Palermo? La libertà a Palermo negli anni 90 costava Germania, o 1,50 euro o 1,50 $ se siete all'America. Ma c'erano delle condizioni specifiche che dovevano verificarsi affinché questa fosse vera libertà. La prima era quella di avere un abbonamento AMAT per studenti, di quelli rinnovabili tutto l'anno. La seconda era affidarsi alla Dea Fortuna. Ma andiamo con ordine. Siamo davanti alla fermata dell'autobus di Cardillo, quella davanti al Bar Gardenia. E lì aspettavamo la benedizione della Dea Fortuna, se mi inceppo scusatevi. Un gruppo formato da ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni, tutti rigorosamente chi skype tennis, picchini america di tappine e la malafiore di chi defiemme. Da Cardillo passavano due autobus, il La 28 o il La 77. L'AMAT tentò di modernizzare il sistema di trasporti a Palermo dividendo la città in zone e assegnando un numero, quindi gli autobus diventarono 628 e 677, ma per noi picciotti quetti risero sempre a 28 e a 77. Ma insomma, questo miracolo si può sapere qual era. È presto detto, il 28 passava frequentemente e portava a Sferracavallo, mentre il 77 passava una volta ogni mette papa e portava a Mondello. Ora dico io, quale picciotto fra i 13 e i 15 anni voleva andare a Sferracavallo? Nessuno. E allora tutti aspettavamo la 77, tanto a 13 anni che cosa hai da fare? E vedevamo sfilare 28 a volontà, mentre facevamo segni all'autista di non fermarsi, tanto noi a Sferracavallo non giravamo. Poi però arrivava il 77 che era un po' come l'interno del negozio Mr. Fantasy durante i saldi. Dentro quell'autobus c'era di tutto, dai figli di papà ai tasci. Non si meschiavano, si tagliavano di lontano, tutti però con un unico obiettivo, quello di arrivarci a Mondello. E allora si tagliava fra buche nell'asfalto e passaggi a livello per Tommaso Natale, si passava davanti all'ex stabilimento della Coca-Cola, si scendeva lungo la strada stretta di Partana e poi finalmente si sentiva un cavolo mare. Ore passate sotto il sole a cuocere, un super santo per gli sportivi e una culletta pipì che non pedalò. E quando si era davvero fortunati e si trovava la compagnia giusta, si saliva sulle cabine delle telenomane. No, non è vero, si saliva sui tetti delle cabine pescaniere. Ma le 3.000 lire esattamente a che cosa servivano? E qua c'era tutto un gioco di alta finanza da fare. Quelli di noi più diligenti dividevano il budget così: 1.500 lire per un panino con le panelle e le crocchè o al massimo un caitoccio casa ai 6 rose, 500 lire per una partanina e poi 1.000 lire da accattare un gelato. Quelli più spavaldi invece si accattavano panini belli farciti e poi scroccavano da bere a tutti gli altri. Avete presente il senso di libertà pura di quel periodo? Nessuna responsabilità, nessun vincolo, un'età unica e speciale, non so neanche parlare. Solo il sole che raschiava la pelle, un gruppo di amici e un abbonamento per girare la città. Poi però arrivano gli anni dell'università, gli anni in cui non puoi perdere tempo, ti serve tutto il tempo possibile per preparare gli esami. E allora aspettare il 67 diventa un lusso che non ti puoi permettere. E quindi va bene pure la 28. E va bene pure Sferracavallo. Il problema è che l'età gioca a brutti scherzi e ti fa cambiare idea in meno di 2 secondi. E allora davanti agli scogli dell'Hotel Bellevue è tutto un quadro. Sferacavallo illuminata dal sole diventa tutta oro e il mare ti regala un senso di pace incredibile. E così scopri che per anni ti sei perso un mare fantastico, cristallino e pieno di pesci. E capisci che pure cauccio e mani a Sferracavallo ti puoi comprare un sacco di libertà. Bastava andare da Rosolino Buonanima, storico commerciante della borgata marinara che con la sua friggitoria ha sfamato generazioni di palermitani. Nessuno, e dico nessuno, è mai riuscito a fare le rascature più buone di chi del Rosolino. Poi però arrivò il 2009, l'anno in cui a Palermo ne scegliamo, e ci siamo divisi. Una separazione non consensuale, mal vissuta e mai realmente avvenuta. Torno spesso a casa e chiaramente come l'età mi insegna mi rifugio tra Sferracavallo e Barcarello quando voglio andare a mare. E anche se ora è cambiato tutto, il 77 non esiste più. L'AMAT l'ha tolto. Con quei pochi soldi, 1,50 euro oggi non c'è accette niente. Rosolino purtroppo se mio. E la sua storica friggitoria ha cessato ogni attività. Questa città sa offrire tanto quando vuole. Il mio consiglio è quello di seguire i sentieri meno battuti. Allontanatevi dalla frutta. Palermo vi paga.